Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, prossimamente ci sarà una congiunzione tra Giove e Urano nel segno del Toro. È una congiunzione che cambierà, diciamo, quello che è la visione personale del mondo materiale. Questo succederà sia nel piccolo che nel grande che nel collettivo. E quindi mi è sembrato carino fare questa lettura per vedere come si muoveranno i prossimi anni in questo senso. Ok, allora la prima scelta è abbondanza, carta numero 1, e la seconda scelta è manifestazione, carta numero 24. Potete anche ascoltarle tutte e due, se vi ispirano. Bene, ci vediamo nella vostra lettura. E benvenute alle persone che hanno scelto la carta dell'abbondanza. Andiamo a vedere quali saranno i cambi, magari nel modo di vedere certe cose. Diciamo che Urano è un po' il pianeta della rivoluzione. Giove aiuta ad espandere questa rivoluzione e diciamo il fatto che il tutto si svolga in Toro riguarda comunque tutto quello che è un po' la materialità della nostra vita, la concretezza. Ora io ve l'ho fatta semplice, poi però se volete approfondire potete cercare dei canali di astrologia che ve lo spiegano meglio, ragazzi. Bene, io intanto vi ricordo che comunque le letture sono generiche, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete dare un'occhiata in descrizione potete trovare una guida che vi spiega come unire più oroscopi, trovate le previsioni del 2024, i corsi gratuiti, insomma ci sono anche link a video che potrebbero interessarvi. Bene, andiamo a vedere le energie. Il diavolo, il papa, abbiamo un 2 di bastoni, la giustizia, un 2 di spade e un asso di bastoni. Bene ragazzi, allora devo dire che è una lettura particolare, perché abbiamo sia il diavolo che il papa, ok? Quindi sento parecchia ambivalenza. Allora, partiamo da questo diavolo. Di solito è una carta che ci parla di tentazioni o anche di ego. Potrebbe fare riferimento a dei vizi. Vi dico ragazzi che di solito fa anche riferimento a qualche tipo di tossicità. La cosa interessante è che subito dopo ci sia il Papa, perché ho come la sensazione che potrebbe esserci uno sblocco a livello proprio di questo diavolo. Cioè, o qui si incontra qualche tipo di guida, qualche tipo di percorso che ci porta, che porta lontano dal diavolo, oppure, perché qui abbiamo comunque un 2 di bastoni, che è una carta che parla sì di voler vedere il futuro, ma anche di essere legati al passato. Guardate, ve la metterei così, se fosse per me. Cioè, come se ci fosse una sorta di sì, ok, mantengo quello che ho o vado verso qualche cosa di più, mi viene da dire pulito.
Andiamo a vedere carta per carta con i mini tarocchi. Abbiamo un re di pentacoli e ruota della fortuna. Giustamente, questa è la carta dell'abbondanza, potrebbe esserci qualche tema legato ai soldi. Per qualcuno, ragazzi, potrebbero essere soldi illeciti con la carta del diavolo. Per qualcun altro ci potrebbe essere come una sorta di tossicità legata a questo tema, magari in famiglia, magari legato a dei soldi di un'eredità, considerato che abbiamo la ruota della fortuna, piuttosto che un premio, piuttosto che... è come se ci fosse... Se state aspettando per esempio un aiuto, questo diavolo vi rende schiavi di questo aiuto. È un po' come, ok, ho bisogno di essere aiutato da questa persona perché è l'unica persona che conosco che per esempio mi può fare quella roba lì, però sono, diciamo, la parte negativa è che per esempio devo tollerare magari il mal carattere di questa persona, insomma, è come se ci fosse un fare buon viso a cattivo gioco, però vi dico che con questo diavolo ehm, imparate a gestire, diciamo, le emozioni, perché mi parla anche di qualcuno che avrà della rabbia magari un po' repressa, e per quello che in un certo senso vi mandano poi anche da questo papa. Cioè sento che probabilmente il diavolo è un passaggio obbligato che dovrete affrontare, questa sorta di schiavitù che vi ricordo sempre con il diavolo è volontaria, cioè siamo noi che vogliamo rimanere in quella situazione per X motivi, perché non abbiamo il coraggio di uscire, perché non abbiamo i soldi per affrontare le cose da soli, perché non sappiamo da che parte andare. I motivi possono essere mille, però comunque siamo noi che decidiamo di rimanere in questa situazione. Qui sento che c'è qualcosa legato al denaro, potrebbe essere che ci sia una speranza di avere un aiuto in denaro, un aiuto pratico, un lavoro o un'eredità. Andiamo a vedere il Papa. Abbiamo il Sole. E un 4 di bastoni. Secondo me, ragazzi, può essere veramente qualcosa legato alla famiglia. Non necessariamente, però. Guardate, per qualcuno ho la sensazione che ci sia da fare come un lavoro di riscoperta del proprio bambino interiore. È come se tutta questa situazione vi stesse un po' allontanando dalla vostra spiritualità, dal vostro centro, dalla vostra essenza, perché io la carta del sole la sento come l'essenza di ognuno di noi. C'è bisogno probabilmente, vi dico, più che c'è bisogno, è un po' il trend dei prossimi anni, quello di cercare la stabilità. Per qualcuno probabilmente si svilupperà un nuovo tipo di spiritualità. Vi dico, potrebbe proprio essere una guida che entra, una nuova passione, un nuovo corso di studi, un libro, ma anche una passione che, non lo so, eh, vi mettete a leggere la Bibbia per dire, e vi prendete pure bene. E qui non intendo in senso religioso, però leggere la Bibbia con occhi metafisici, che cambia completamente il significato. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Non è che cambia il significato, però ci sono dei... come dei... come vi posso dire? Delle cose che se lette con un altro occhio si possono capire diversamente. Ok, allora il 2 di bastoni è spiegato da un asso di spade e da un 5 di spade. Io credo che qui la cosa fondamentale, ragazzi, sia trovare la propria guida, interna o esterna non importa, però
per arrivare alla stabilità, per arrivare ad avere un momento di calma, un momento di anche protezione. Sapete, quando uno sa che i bisogni primari sono soddisfatti, quindi c'è un tetto sulla testa, non c'è il rischio di perdere il lavoro, questo mese riesco a pagare l'affitto, sapete quelle cose, perché qui vedo un po' di tensione effettivamente nel prossimo periodo. Vi devo dire, allora, da un lato c'è questo diavolo che pesa, come se ci fosse una situazione di peso, di tossicità, di chiusura legato al denaro. Perché? Perché gli arcani minori sono tutti e due arcani che parlano di denaro. Quindi può essere che per qualcuno sia un ruolo che si sta mantenendo per una questione di denaro, però in realtà si è lontani come dalla propria essenza. E qui è un po' come se vi dicessero: dovete fare chiarezza su quello che è importante per voi, su quello che volete nel vostro futuro, su quello che volete comunicare al mondo di voi. Fatemi vedere il 5 di spade. Mm. Se questo diavolo e il re di pentacoli dovessero rappresentare un'offerta lavorativa allettante, però che non vi quadra tanto perché è troppo allettante o cose di questo genere, fate attenzione ragazzi, perché con il 5 di spade al contrario e il cavaliere di coppe potrebbero farvi un'offerta, potrebbero coinvolgervi in qualche cosa di poco chiaro, e considerate che anche qui avete il diavolo. Adesso andiamo a vedere questa giustizia. Fante di spade, e mi è volata una carta, la recupero un momento. Diavolo ragazzi. No, no, qui fate attenzione se qualcuno vi fa qualche offerta, perché è un po' come se ci fosse la tendenza a farsi abbagliare dal denaro facile, dalle cose facili. Qua avete la giustizia e un fante di spade. Fate tutto secondo le regole, non cercate scorciatoie fondamentalmente, perché qui potrebbe esserci manipolazione da parte di qualcuno. Quindi è molto importante avere in testa la vostra verità, quello che è valido per voi, quello che vi rende stabile, quello che fa esprimere la vostra essenza. Ehm, Andiamo a vedere il 2 di spade. Imperatrice. E fante di coppe. Allora, qui il punto è che non ci vedete chiaro, è per quello che c'è tutta questa indecisione e vi dicono di fare chiarezza mentale. Perché qui passiamo da un cavaliere di coppe a un fante di coppe. Qui qualcuno, ragazzi, ehm, potrebbe cercare, passatemi il termine, di intortarvi. O magari avrete questo genere di tendenza. Ogni tanto sento la gente che dice: boh, basta, sono stato onesto fino adesso, essere onesto non paga, adesso inizio a essere disonesto. Sapete, no? Quando si dicono quelle cose un po' presi dalla disperazione, in realtà, dalla rabbia di questo diavolo. Andiamo a vedere anche l'asso, va? 7 di pentacoli. Sette di pentacoli e 3 di coppe. Allora, diciamo che l'asso mi dice che ci sarà un nuovo inizio nei prossimi anni.
Avevo smesso di registrare e non me ne sono accorta, ragazzi. Comunque, stavo dicendo che l'asso di bastoni parla di nuovi inizi, proprio nel seminare quel nuovo tipo di, mm, mi viene da dire, stabilità, quello che per voi davvero è importante, perché qui con il 4 di bastoni si parla di casa, si parla di famiglia, si parla di stabilità interna, perché in qualche modo si ha tutto quello di cui si ha bisogno, cioè non ci si può lamentare di niente, come se si trovasse quello che si è sempre desiderato. E per qualcuno potrebbe anche risuonare come il lasciare un qualche tipo di ruolo predefinito per andare più verso il proprio lato spirituale. Sento proprio che potrebbe esserci un cambio di vita, anche mi parlano di comuni, di ecovillaggi, quindi per qualcuno ci potrebbe essere questa sorta di passaggio proprio a livello di stile di vita. Secondo me il diavolo fa anche riferimento alla morte dell'ego che dovrete vivere per riuscire a fare questo cambio, questa trasformazione, ragazzi. Va bene, andiamo a vedere Osho che cosa dice per darvi qualche consiglio in più. Però comunque cioè, il tutto sarà molto positivo perché avete anche un 3 di coppe, ragazzi, che è una carta di qualcuno che raccoglie i frutti di quello che il 7 di pentacoli ha seminato, ok? È come se vi dicesse che sarà l'inizio della raccolta, mettiamola così. Cercate solo di non farvi abbindolare, perché qui potenzialmente tra questa giustizia e il fantasma... Ecco, un'altra cosa che vi devo dire, la giustizia è una carta che parla di contratti. Quindi, qualsiasi tipo di eredità, ruolo o quello che è questa zona della lettura per voi, con la giustizia potrebbe parlare di contratti o, come vi dicevo prima, regolarizzate molto bene e quando c'è un fante di spade vicino al diavolo, ragazzi, leggete le letterine in piccolissimo. Tra l'altro vi ricordo che per tutto aprile, poi sarà tutto agosto, mi sembra, e se non sbaglio da fine novembre, insomma c'è ancora un periodo a fine dell'anno, Mercurio è retrogrado e quando c'è Mercurio retrogrado di solito si consiglia di non iniziare nessun tipo di percorso, nessun tipo di attività, nessun tipo di, ehm, diciamo neanche di contratto, perché potrebbero esserci presupposti in un futuro di dover rivedere qualche cosa. Siccome qua avete due diavoli, fatevi seguire da un legale, da una guida per essere sicuri. Ecco, questo sì, mi sento di dirvelo. Abbiamo l'imperatrice al contrario, vi dico, sarà un passaggio che potrebbe farvi contrarre un pochettino. Contrarre potrebbe essere sia a livello di... Ah, un'altra cosa, siccome è toro, che riguarda l'imperatrice, siccome Toro ha a che vedere con tutto quello che è il fisico, compreso il corpo e l'alimentazione, fate attenzione a nutrirvi bene, perché quando l'imperatrice è al contrario potrebbe parlare di una malnutrizione, tipo che non avete tempo, mangiate a casaccio, mangiate per il nervoso. Ecco, abbiate una coccola in più per voi in questo periodo attraverso il cibo. Andiamo a vedere Osho, perché sento come se ci fosse una carenza in un certo senso di cura verso voi stessi. Potrebbero anche essere cure estetiche, tipo magari diventare un pochettino più pigri nel, nel curarsi. Allora abbiamo nessuna cosa che è di nuovo la carta del Papa. Ma sì, ma io lo sento proprio come se fosse un periodo che vi dà la possibilità di capire. È il ribelle, è imperatore. È proprio come se fosse un periodo che vi dà la possibilità di capire che cosa di tossico non va più bene, quali sono le dinamiche da cambiare, quali sono quelle da regolarizzare
È come se entraste in una fase meno materiale e più spirituale. Anche se all'inizio probabilmente non sapete bene come bilanciare le cose, vi dico che sì, alla fine farete delle azioni mirate che porteranno o a seminare dei frutti per il prossimo futuro. Mi parlano di, magari per qualcuno risuona, scusate, investimenti diversificati, anche finanziamenti, va bene anche la parola finanziamenti diversificati o investimenti. E vi dico che comunque con il 3 di coppe inizierete a raggiungere qualche traguardo, insomma. E qui appunto è un po' come in questa carta l'imperatore è interessante perché si chiama cioè scusate, in questo mazzo si chiama il ribelle. Perché? Perché è colui che rompe le regole, rompe il karma, rompe la tossicità, rompe quello che l'ego crede essere importante per andare verso una nuova spiritualità, la conoscenza di se stessi, della propria essenza, di che cosa è valido, di che cosa mi fa sentire a casa, che cosa mi fa sentire bene mentre lo faccio. Magari, non lo so, siete imprenditori di grosse aziende sempre in giacca e cravatta, però quello che più vi piace, vi rilassa e vi nutre è andare il fine settimana nel bosco e intagliare il legno. Ecco, quindi è come se qualcuno iniziasse a farsi delle domande del tipo: ma perché sto facendo tutto questo? Per i soldi? Però poi alla fine la mia essenza qua la sento un pochettino schiacciata. Vuoi un po' per la tossicità del diavolo, vuoi per queste carte un po' così, qui è ora di rompere gli schemi e creare le vostre regole, ragazzi. Tenete presente che la carta che avete scelto è abbondanza e qua vediamo l'inizio della raccolta dei frutti. È interessante perché la carta dice sono abbondante e c'è un'abbondanza scusate, e un'abbondanza infinita fluisce attraverso di me. Quindi si tratta di sintonizzarsi su questa vibrazione. Bene, andiamo ad estrarre ancora un... ok, bellissima carta, fruizione. E vi dice di stare calmi, di stare tranquilli perché i vostri sogni e le vostre visioni arriveranno a essere fruibili. Riuscirete ad usufruire di questi sogni. Quindi è una carta di bellissimo auspicio, ragazzi. Bene, spero che la lettura vi sia stata utile, che insomma vi abbia dato degli spunti di riflessione. Ragazzi, se volete saperne di più, vi consiglio, c'è Simone Seminara che parla di queste cose lì a Bucci, per esempio. Ehm, Adesso in italiano non mi vengono molto perché io li ascolto in lingue straniere. Comunque, scavate su YouTube e loro vi danno informazioni più precise. Bene, se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere o commentare, raccontarmi come vi è risuonata la lettura. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro il meglio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone che hanno scelto la carta della manifestazione. Anche per voi andiamo a vedere quali saranno i futuri cambi. Diciamo che Urano è un pianeta appunto dai cambi anche rivoluzionari. Giove è un pianeta che espande di solito la zona in cui si trova e Toro è un po' il lato terreno, il lato pratico, diciamo così, della nostra vita. Quindi i cambi che potrebbero esserci sono appunto per tutto quello che riguarda quello che è concreto, terreno, a partire dal cibo, il proprio corpo fisico, la materia come casa, come soldi. Andiamo a vedere di che cosa si tratta per voi. Io vi ricordo come sempre che le letture sono generiche, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. In descrizione trovate il link alle previsioni del 2024, ai corsi gratuiti e insomma date un'occhiata alla descrizione perché ci sono dei link che potrebbero interessarvi. Allora, partiamo da un 3 di spade, 10 di spade,
3 di coppe, cavaliere di spade, asso di bastoni e 3 di bastoni. Tutti arcani minori, ragazzi. L'aria, come vi posso dire, spinge ad andare in avanti, mettiamola così. Diciamo che partite con un 3 e un 10 di spade e quindi qui c'è come una sorta di proiezione che non è completamente negativa, è solo un po' pesantuccia. Il 3 di spade è una carta che parla di sofferenza, ma può essere la sofferenza della mente. Sapete quando siamo noi che con i nostri pensieri, qui ho come la sensazione che potrebbe o aprirsi una ferita o riaprirsi una ferita. Adesso andiamo. Ok, ce l'ho. Andiamo a vedere carta per carta. 4 di bastoni, sì. Imperatrice, sacerdotessa. Allora, qui ci può essere qualche tipo di ferita, ragazzi, che verrà smossa, diciamo così, nel prossimo periodo e potrebbe essere considerata l'imperatrice legata, perché c'è imperatrice, sacerdotessa e 4 di bastoni. Quindi o è una questione tra donne proprio, donne della casa, donne della famiglia, donne con cui vivete anche. Oppure fa riferimento a qualche tipo di ruolo. Andiamo a vedere il 10 di spade. È come se ci fosse una ferita in qualche modo inerente alla propria stabilità interna, che potrebbe essere la stabilità del primo chakra, di avere una casa, quindi sapete che i bisogni primari siano soddisfatti. Potrebbe essere riferito o a una mamma, ragazzi, a una zia o a una nonna. Io di solito non parlo mai di salute, ragazzi, però diciamo che vi do solo un accenno. È come se ci fossero delle preoccupazioni legate a qualche operazione che una di queste donne vicino a voi potrebbe dover subire, qualche intervento, qualche tipo di trattamento. La cosa positiva è che poi arriviamo a un 10 di spade, che è la fine, la chiusura del ciclo, ok? Quindi la fine della sofferenza, come se questo momento fosse appunto un momento. Vi dirò, per qualcuno non è niente di operazione, niente di sofferenza a livello di tradimento, ma fa riferimento al sacrificio che andrete a fare magari proprio per la famiglia, per certe donne intorno a voi, potrebbe anche essere un ente sociale che lotta per, non so, i diritti delle donne, capito? Però vedo che con questo 3 di spade c'è un sacrificio, come se il tipo di sensibilità che andrete a vivere nel prossimo futuro sarà un qualche cosa che vi fa vibrare la sofferenza, è come se vi ritornassero a galla certe cose, come se certe ferite venissero aperte, ma è positivo perché nel momento in cui tornano a galla si possono guardare e dire ok, aspetta un attimo, curiamo questa ferita e difatti poi qui arriva il 10 di spade, andiamo a vederlo. Abbiamo un 5 di denari e un 7 di denari.
Allora, vi dirò che se tutta questa faccenda vi crea, cioè il fatto magari di dovervi dedicare di più a qualche donna per delle necessità, insomma, della vostra famiglia, crea la sofferenza del non ho abbastanza tempo per me, devo lasciare indietro le mie cose per dedicarmi agli altri e questo potrebbe creare stress. Vi dirò che non è una perdita di tempo, anzi, avete un 7 di pentacoli, stanno maturando i frutti da raccogliere, avete un 3 di coppe, arrivano i risultati, arrivano i frutti, arriva il raccolto, arriva il premio, che il premio non è un 7 di coppe, scusate, è un 3 di coppe, quindi può essere un premio pratico, concreto, ma lo vedo più come una sorta di grazie, una sorta di riconoscimento empatico che potrebbe arrivare da parte di un gruppo. Dipende se questa zona della lettura per voi fa riferimento a una situazione lavorativa o a una situazione familiare. Ok, andiamo a vedere questo 3 di coppe. Abbiamo un 2 di spade, ruota della fortuna, 8 di spade e 3 di spade nuovamente. Mm. Ah. Ragazzi, ho come la sensazione che vi dicano, vi consiglino di cambiare attitudine mentale. Fatevi aiutare dagli amici, fatevi aiutare da... attenzione all'alcol, mi dicono. Non esagerate con l'alcol. L'alcol è una di quelle vie di fuga che si cerca quando non si... quando la sofferenza è troppo e ci si vuole staccare dalla sofferenza, ok? Quando non si riesce più a vivere o non si sa come maneggiarla, ci sono, come dire, delle persone che cercano l'alcol per non pensare, per non star male, per non soffrire fondamentalmente. Però ecco, fate attenzione a non esagerare, perché qui il punto è che con questo 8 di spade siete voi che vedete le cose molto più negative. Vi dico, io qua sento che la cosa vi farà bene. Ehm, Scrivetemi poi nei commenti a cosa fa riferimento questo 3 di spade per voi, se è un rivivere le ferite del passato, se è una sofferenza perché non riuscite più a fare tutto come riuscivate a fare prima perché adesso ci sono altri temi di cui occuparsi. Perché qui ho proprio la sensazione, avete anche la ruota della fortuna, eh? Cioè nel senso, qui bisogna cambiare la prospettiva. Tenete presente che avete anche un 2 di spade, che è una carta che dice che non si vede chiaro, ok? È una sorta di autoanalisi qua che vi chiedono un pochettino di fare, però cambiando l'attitudine mentale e anche ammettendo questo 3 di spade. Ecco, mi è arrivata proprio la parola ammettendo. Il fatto che qualcuno si faccia vedere vulnerabile non vuol dire che sia debole. Cioè, ok, ho bisogno, in questo momento sto soffrendo anch'io, ho bisogno, non riesco a stare dietro alla situazione come mi piacerebbe, come vorrei, sento che sto sacrificando tempo per me, per le mie cose, per il mio lavoro e quindi ho bisogno di cambiare un pochettino le dinamiche di comportamento. Però ehm, cercate conforto negli amici, in questo gruppo di cui ci parla il 3 di coppe. Andiamo avanti. Abbiamo questo cavaliere di spade. E il cavaliere di spade mi dice che avete bisogno di puntare un obiettivo, di diventare determinati, di focalizzarvi, di non guardarvi troppo intorno. Wow. Regina di spade e amanti. Ragazzi, qua con determinazione, costanza, organizzazione, cioè ne verrete a capo, vi dico. Se qualcuno potrebbe avere qualche cambio di programma inaspettato, anche se non lo sento tanto, perché il cambio lo dovrete dare un po' voi, secondo me,
alla vostra attitudine, come vi dicevo, al vostro modo di pensare, al vostro modo di vivere la situazione, perché comunque avete un 5 di pentacoli, una carta che parla un po' di vittimismo, tipo, ah mamma mia, succedono tutte a me, sapete, ecco, fate attenzione quando vi lamentate perché state producendo energia negativa e più producete energia di un certo tipo, più energia dello stesso tipo arriva. Quindi non ci lamentiamo, so che è duro rieducare la macchina del cervello, ma si può fare. Perché comunque poi qui avete gli amanti, quindi l'equilibrio arriva. Potrebbe anche essere un amore, in effetti, per qualcuno. O l'amor proprio. Il fatto di dire, no, ok, prendo io in mano le redini della mia vita. Andiamo a vedere questo asso di bastoni. Abbiamo l'imperatore e un 5 di spade. Allora, devo dire che questa determinazione che troverete allora, innanzitutto vi aprirà delle porte. È come se iniziando a focalizzarvi sull'obiettivo che volete raggiungere, diciamo, iniziassero ad arrivarvi anche diverse soluzioni su come raggiungere l'obiettivo. Ma effettivamente funziona così, no? Più uno diciamo, concentra l'attenzione su un tema e più questo tema può essere sviscerato, può essere risolto, può essere, insomma, capito. E qui si tratta proprio di quello, di mettere il focus anche, mi verrebbe da dire, vedendo la carta degli amanti, sull'amor proprio. Cosa è valido per me? Comunque qui avete imperatore e imperatrice. Aspettate, fatemi vedere un attimo. Ragazzi, se per caso arrivate da una fine brutta di una relazione che vi ha portato a dover ritornare magari a vivere a casa, piuttosto che appoggiarvi a qualche persona per vivere. Devo dire che questo cambierà. Innanzitutto cambiate l'attitudine perché è un momento, è un periodo, non è che siete dei falliti. Ricordate sempre di staccare il risultato da chi siete voi, perché quello è l'ego che si identifica col risultato, ma voi siete tanto di più dietro. È un po' come se vi dicessero godetevi il processo, purgate, purgate e poi rifocalizzatevi. Abbandonate, distruggete, chiudete, curate la ferita quando siete anche attraverso gli amici, attraverso il sostegno di altre persone, ma vi dico che vi servirà proprio per ritrovare il centro, il focus. Avete l'imperatore, diventerete l'imperatore, creerete il vostro impero. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Perché sento che inizierete a proiettarvi in avanti, ragazzi. Allora, qua abbiamo un diavolo e un 10 di coppe. Allora, sapete sempre che le letture, io quando devo dire queste cose non so mai come dirle. Prendete sempre tutto con le pinze, ragazzi, è solo una lettura, è collettiva, quindi può riguardarvi oppure no, ma nel prossimo periodo, e vi dirò che non è neanche tanto lungo, potrebbe essere entro l'anno secondo me, perché questa è una congiunzione che dura diversi anni, una decina più o meno, circa, non ricordo esattamente, se 9 o 12 comunque, giù per lì. Ragazzi, preparatevi perché, insomma, potreste scoprire che qualcuno vi tradisce. Questo ce l'ho per un gruppo piccolo di persone, però ho come questa ferita prepotente che viene
mescolata porta certi cambi e qui inizia la guarigione. Qui inizia il dire no, aspetta un attimo, che cosa è importante per me, cosa mi dà stabilità, che obiettivi voglio, che tipo di persona voglio, che persona sono io, con chi sto bene io, come vedo l'amore e poi da lì si inizia a fare un certo tipo di lavoro di anche costruzione del proprio dell'amor proprio, diciamo. Ok? Però qui se per caso vi ritrovaste, magari adesso non avete neanche l'intenzione, però è come se qualcuno potrebbe ritrovarsi in mezzo a a certe situazioni ehm, ambigue e qualcun altro invece potrebbe scoprire che il partner o la partner eh, potrebbe flirtare con qualcun altro. E qui con queste carte, ragazzi, adesso vabbè, qualsiasi sia, che sia una situazione familiare, che sia di accudimento, diciamo, che sia il discorso di quelle donne con cui vivevate di prima, piuttosto che il discorso lavorativo, insomma, mm, adattate voi la lettura alla vostra realtà, però qui vedo che in un certo senso ho come la sensazione che qualcuno darà le spalle, ok, a questa sorta di tossicità o di vizio o di dipendenza di cui ci parla il diavolo. Si va comunque verso un 10 di coppe, ragazzi, quindi quello che è un appagamento emotivo, un completamento ed è la carta che ci dice che arriva la quiete dopo la tempesta. Però alle volte le tempeste sono necessarie, non è che ci sono momenti torre, capito? Cioè, nel senso, potrebbe anche essere un qualche cosa di non così grave, il tradimento della fiducia di cui ci parla questo tre di spade, che si può riparare, non lo so, il fatto di aver speso soldi senza dire niente al compagno, quello può essere visto come il tradimento della fiducia, soprattutto se è un bel quantitativo di soldi. Però ecco, magari non è così irreparabile, ok? Ci si può passare sopra certe volte, anche perché voi avete un 8 di spade, quindi avete un po' la tendenza a vedere le cose più negative di quelle che sono. Questa mm, nebbia un po' da vittima, cioè prendete il toro per le corna, non state lì a dire, ma perché fai così con la cioè mettiamo le cose in chiaro. Da oggi si cambia, queste sono le nuove regole. C'è qualcuno che lo fa, le scrive le regole della casa appiccicate al frigo. E all'inizio magari servono anche, cioè non è che sono regole che si devono scrivere in due, tutte e due le persone devono trarre vantaggio da questo accordo, se è un accordo, ragazzi. Però qui con questo tre di bastoni c'è come una nuova progettualità, è una carta di progetti, una carta di espansione. Voglio solo andare a vedere un attimo ancora questo diavolo, un re di pentacoli. C'è qualcosa o legato al lavoro o legato a qualche tipo di questione monetaria qui. Fate attenzione perché questo, se fosse il discorso del tradimento, quello che vi dicevo prima, che potrebbe essere l'infatuazione per qualcuno o cose così, non fatevi abbindolare da persone che promettono di pagarvi cose, perché vedo che qui non si possono permettere neanche il carburante per la macchina. Potrebbero promettervi viaggi in barca, le gite nei boschi, in montagna, non so, è come se ci fosse una prospettiva che vi illude un po'. L'unico avvertimento che mi sento di dirvi con questo diavolo e il re al contrario, però poi comunque queste sono carte di evoluzione, questa è una carta dove, cioè è un gruppo di carte che mi dice che sta iniziando una nuova stabilità. Dovete lavorarci, perché qua con questo 5 di spade, l'8 di spade, il 5 di pentacoli ancora un po' di confusione c'è, però secondo me mano a mano che passa il tempo, mano a mano che integrerete questa situazione e che purgherete anche, diventerete più determinati su come muovervi, su come creare un nuovo tipo di quotidianità, un nuovo tipo di ehm,
sì, di struttura su cui basare la vostra vita. Andiamo a vedere Osho che cosa ha da dirvi. Abbiamo la carta dello stress e oltre le illusioni. Qui ragazzi, sì, devo dire che ci sta, perché con il 3 di spade è facile che ci sia stress psicologico. E difatti anche qui abbiamo questa carta che vi invita ad andare oltre le illusioni. È la carta del giudizio, è una carta di risveglio e c'è la fine di un qualche tipo di ciclo, qui. O è un'attitudine, può essere un'attitudine molto passiva, magari. Tenete presente che qui avete anche la carta di manifestazione, potrebbe racchiudere un pochettino l'energia del mago con questo asso di bastoni, quindi arriva con questo cambio, con questa purga e il sostegno degli amici, sento soprattutto, potrebbero anche essere fratelli. Però comunque arriva un nuovo modo di vedere la realtà, arriva un nuovo modo di costruire i vostri punti di forza, perché qui si parte da un 4 di bastoni, che è un arcano minore, a un 4 che è un imperatore. Bene, un ultimo messaggio. Intuizione. Fidati della tua intuizione. È stata guidata, no, ti sta guidando alle risposte che stai cercando. Ma giustamente prima dovete purgare, perché se no non riuscite a capire qual è l'intuizione da quello che è l'ego. Bene, effettivamente avete anche qui la sacerdotessa, eh. Amici della scelta numero 2, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemi sapere che cosa pensate potrebbe far riferimento questo gruppo di carte, questo 3 di spade, insomma. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Se vi fa piacere iniziare un percorso di crescita con me potete anche abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi auguro il meglio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!